Quello che vi offro oggi non è un banale pan bauletto, ma è un pan bauletto sfogliato ed è senza glutine e senza lattosio. Si scioglie letteralmente in bocca, è buonissimo, incredibilmente morbido. Si perde qualche minuto in più per la formatura, per la sfogliatura, ma vi garantisco che vale ogni singolo minuto di lavoro. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia circa 12-14 ore prima, bisogna versare gran parte dell'acqua nella ciotola della planetaria, poi si aggiunge il lievito fresco e un pochettino di zucchero, si mescola per fare sciogliere, si aggiunge la miscela per pane, queste sono due miscele per pane di cui vi racconto meglio, poi farina di grano saraceno decorticato, si inizia ad impastare e poi si aggiunge piano piano l'acqua rimanente. Tutta la lista degli ingredienti è qui sotto in descrizione e nel mio post blog vi metterò le eventuali modifiche che potete apportare a queste miscele. Dopo qualche minuto di impasto si aggiunge il sale e l'olio d'oliva e poi ogni tanto bisogna ricordarsi di staccare l'impasto dai bordi della ciotola e dalla foglia e di ribaltarlo, così siamo sicuri che non rimangono grumi di miscela sul fondo della ciotola. Questa è la consistenza che bisogna ottenere, a quel punto si unge molto bene una ciotola, si versa l'impasto, lo si appiattisce, si copre la ciotola con un coperchio e si mette in frigo per 12, 14 ma anche 16 ore. L'indomani, al momento di continuare la ricetta, bisogna preparare la margarina per sfogliatura. Questa è la classica margarina che si usa per fare i croissant ed è anche senza glutine. Bisogna appiattirla in mezzo ad un foglio di pellicola alimentare ad uno spessore abbastanza sottile. Saranno 3-4 mm. Poi si tira fuori la pasta dal frigo, quindi l'impasto deve essere ben freddo. Si spolvera una spianatoia, nel mio caso un silpat con farina di riso finissima. Stacca l'impasto dalla ciotola, si ribalta la ciotola e l'impasto si staccherà senza problemi. Poi, usando i lembi di questo silpat, ho lavorato la pasta fino a quando non è diventata molto liscia, spolverando con farina di riso quando tendeva ad attaccare. Farina di riso sottile, come sempre. Se state utilizzando una spianatoia dovete fare questo lavoro di impasto a mano. Mi raccomando, non affondate le mani nell'impasto perché sennò vi rimane appiccicato alle mani. Quindi bisogna lavorare la pasta toccandola superficialmente. Quando vediamo che è abbastanza liscia, la possiamo iniziare ad appiattire. Spolverando quando tende ad appiccicare, la si stende in un rettangolo che sia di dimensioni tali da poter inglobare la margarina. Poggiamo la margarina al centro, ribattiamo la pasta sulla margarina in maniera tale da inglobare la margarina. E poi iniziamo a stendere la pasta. Prima la picchiettiamo così non rompiamo la sfoglia di margarina, ma anzi la induciamo ad allargarsi insieme alla pasta e poi la stendiamo tradizionalmente. Bisogna fare 3 pieghe da 3. Adesso vediamo come. Iniziamo a picchiettare, quando la pasta risulta abbastanza allungata, la stendiamo in maniera tradizionale.
poi ribaltiamo un'estremità verso il centro, ribaltiamo l'altra estremità sulla precedente e abbiamo dato una piega al libro o piega a 3. Questo procedimento va fatto per 3 volte. Non si tratta di un croissant o di una pasta sfoglia, ma si tratta di un pane, quindi ho evitato il riposo in frigorifero, anche perché di fatto non c'è una sfogliatura tradizionale, cioè la resa finale non è esattamente quella di una pasta sfoglia, semplicemente darà una consistenza particolare al nostro pane. Non servono i riposi in frigo se siamo abbastanza veloci, anche perché la margarina per sfogliatura regge le alte temperature molto meglio rispetto al burro o alla margarina in panetto. Una volta finite le 3 pieghe bisogna stendere l'impasto in una lunghezza di circa 40 centimetri, una larghezza di circa 21. E poi dobbiamo ritagliare delle lunghe strisce di circa 7 centimetri di larghezza, quindi avremo 3 strisce di 7 centimetri di larghezza e circa 40 di lunghezza. Poi ogni striscia andrà arrotolata su se stessa e otteniamo questi 3 rotolini che andiamo man mano sistemando in questo stampo per pane in cassetta, che è lungo 20 centimetri, largo e alto 10 centimetri. Quindi sistemiamo il primo rotolo, ripetiamo lo stesso procedimento con il secondo rotolo. Quando mettiamo il secondo rotolo incliniamo lo stampo perché giustamente la pasta tende ad allargarsi, quindi non lascerà abbastanza spazio al terzo rotolo e nel modo di spostare i primi 2 rotoli potremmo deformarli, quindi è meglio che incliniamo lo stampo, così poi verrà molto più semplice inserire anche il terzo rotolo. Se non avete uno stampo del genere potete utilizzare uno stampo per plum cake. Non serve imburrarlo e infarinarlo, anche se devo dire che rilascia un po' di margarina in cottura, quindi ha la tendenza ad appiccicare. Meglio utilizzare degli stampi che siano veramente antiaderenti. Una volta sistemati i 3 rotolini nel nostro stampo, questo stampo è munito di coperchio, chiudiamo il coperchio e lasciamo lievitare quasi fino al bordo. Siamo a circa un dito e mezzo dal bordo. Nel frattempo facciamo preriscaldare il forno in modalità statica a 220 gradi e poi bisogna cuocere per mezz'ora a 220 gradi. Dopo mezz'ora si tira fuori il pane dallo stampo, lo si mette direttamente sulla griglia centrale, si mette il forno in modalità ventilata a 180 gradi e si cuoce per altri circa 10 minuti, in maniera tale da farlo asciugare bene. Poi bisogna farlo raffreddare per svariate ore, questo più è freddo più buono diventa. Quando io l'ho affettato era appena tiepido ed era un po' troppo fragile. Infatti se vedete lascia un po' troppe molliche, ma questo rimane perfetto fino all'indomani senza rovinarsi, non va scaldato, è buonissimo, lo potete mangiare così, potete spalmare confettura, creme, potete tostarlo, anzi tostato viene buonissimo e insomma resiste almeno 2 giorni perfettamente senza bisogno di essere scaldato. Bene, la ricetta è finita, se vi fa piacere rifarla fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Ciao e alla prossima ricetta gluten free!